Ben ritrovati. Nel video precedente vi avevo mostrato come poter effettuare la lavorazione di questo punto lineare. Invece oggi vi voglio spiegare come poterlo realizzare in tondo, senza naturalmente far venire quei cordoncini antiestetici quando dobbiamo chiudere ed iniziare un nuovo giro. Il punto resta lo stesso, cambia solo che non dobbiamo aggiungere le maglie alte iniziali e finali. Il multiplo è sempre di 8, ma anziché calcolarlo da qui a qui lo calcoleremo dal centro del disegno del punto sino alla fine. Vi ripeto, il multiplo resta di 8, quindi io per potermi anticipare ho già avviato le 32 catenelle giusto per farvi vedere la lavorazione di 4 motivi. Quindi ho avviato le 32 catenelle ed ho lavorato le 32 maglie alte. Perché lavoro sulle maglie alte? Per spiegarvi meglio come procedere, ma naturalmente voi potrete lavorare direttamente sopra le catenelle. Quindi all'inizio, al centro del disegno del punto, abbiamo la maglia bassa, quindi noi lavoreremo la maglia bassa, le 3 catenelle, saltiamo 3 maglie alte di base, andiamo sulla successiva e lavoriamo le 5 maglie alte. Quindi procediamo all'inizio del giro, quindi abbiamo detto lavoriamo una maglia bassa, quindi nel nostro caso essendo inizio giro lavoriamo una catenella, poi lavoriamo 3 catenelle di separazione, 1 2 3, filo sull'uncinetto, saltiamo 3 maglie di base, nella successiva mi lavoro le 5 maglie alte, 1 2 3 4 5, 3 catenelle, 1 2 3, salto 3 maglie di base, nella successiva mi lavoro la maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, filo sull'uncinetto, salto 3 maglie alte, nella successiva mi lavoro le 5 maglie alte e continuo così sino a terminare il giro. Termino il giro lavorando le 3 catenelle, 1 2 3, chiudendo sopra la maglia bassa del giro sottostante. Poi devo lavorare nuovamente una maglia bassa, quindi lavoro una catenella, lavoro 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado sopra la prima maglia alta e mi lavoro la maglia alta, vado sopra la seconda e mi lavoro 2 maglie alte nella stessa maglia di base, lavoro la terza maglia alta, lavoro 2 maglie alte sopra la quarta maglia alta, lavoro una maglia alta sopra la quinta maglia alta, poi lavoro 2 catenelle, 1 2, maglia bassa sopra la maglia bassa, 1 2 catenelle e proseguo sopra la prima maglia alta, una maglia alta, sopra la seconda maglia alta, 2 maglie alte nella stessa maglia di base, sopra la terza maglia alta, una maglia alta, sopra la quarta 2 maglie alte, sopra la quinta maglia alta una maglia alta, 2 catenelle e proseguo così sino a terminare il giro.
Termino il giro lavorando una maglia alta sopra l'ultima maglia alta e non la chiudo. Doppio filo sull'uncinetto, vado a chiudere nella maglia bassa, faccio 1, 2 e chiudo tutte e tre le maglie che mi trovo sull'uncinetto insieme, così mi trovo come inizio del giro sopra l'ultima maglia alta del giro. Adesso lavoro una, 2, 3 catenelle che sono la prima maglia alta, poi lavoro altre due maglie alte, le lavoro ma non le chiudo e poi chiuderò tutto insieme. Quindi una, 2, mi chiudo le tre maglie alte insieme, 2 catenelle, una, 2, filo sull'uncinetto, vado sopra la prima maglia alta e mi lavoro le tre maglie alte lavorate e poi chiuse insieme, quindi una, 2 e 3, chiudo le maglie insieme, 2 catenelle, una, 2, salto una maglia alta, vado sulla successiva e lavoro nuovamente le tre maglie alte lavorate e poi chiuse insieme, una, 2, 3, chiudo le maglie insieme, 2 catenelle, salto una maglia sulla successiva, lavoro il gruppo di 3 maglie alte lavorate e poi chiuse insieme, così sino alla fine del giro. Adesso lavoro l'ultimo gruppo di 3 maglie alte lavorate e poi chiuse insieme, quindi una, 2, 3, chiudo le maglie insieme, filo sull'uncinetto, vado a chiudere sopra la chiusura del primo gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme e lavoro 1, 2 e mi trovo al centro, come se stessi al centro delle 2 catenelle. Lavoro la maglia bassa, quindi una catenella, poi lavoro una, 2, 3 catenelle di separazione, vado nell'arco successivo di 2 catenelle e mi lavoro la maglia bassa, lavoro 2 catenelle, vado nell'arco successivo, mi lavoro una maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa, 2 catenelle, 1, 2, maglia bassa nell'arco successivo, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'arco successivo di 2 catenelle, saltando questo arco qui, mi raccomando, e procedo così per tutto il giro. Termino il giro con le ultime 2 catenelle chiuse sopra la prima maglia bassa. Solo in questo caso, per raggiungere il centro dell'arco di 3 catenelle, lavorerò 2 maglie bassissime, scusatemi, quindi una, lavoratele molto morbide così non si noteranno, una e 2, e riprendo la lavorazione, quindi con la maglia bassa, quindi una catenella, 3 catenelle, 1, 2, 3, 3 catenelle di separazione, vado nell'arco successivo di 3 catenelle e mi lavoro 5 maglie alte, quindi una, 2, 3, 4, 5, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado
nell'arco successivo di 3 catenelle e mi lavoro una maglia bassa, 1 2 3 catenelle, filo sull'uncinetto, vado nel successivo arco di 3 catenelle e mi lavoro le 5 maglie alte, quindi 1 2 3 4 e 5 e proseguo così per tutto il giro. Termino il giro chiudendo sopra la prima maglia bassa. Quindi lavoro una catenella che sarà la prima maglia bassa, le 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado sopra la terza maglia alta e mi lavoro le 5 maglie alte. Una, due, 3, 4, 5, 3 catenelle, 1 2 3, maglia bassa sopra la maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, saltiamo 2 maglie alte, andiamo sulla terza e lavoriamo nuovamente le 5 maglie alte. Chiudo il giro con una maglia bassissima sopra la prima maglia bassa del giro, lavoro una catenella che sarà la nostra maglia bassa, lavoro 2 catenelle di separazione, 1 2, vado sopra la prima maglia alta e lavoro una maglia alta, vado sopra la seconda maglia alta e lavoro 2 maglie alte nella stessa maglia di base, quindi una e 2, vado sopra la terza maglia alta e la lavoro, vado sopra la quarta maglia alta e mi lavoro 2 maglie alte nella stessa maglia di base, quindi una 2, lavoro la quinta maglia alta, 2 catenelle di separazione, 1 2, maglia bassa sopra la maglia bassa, 2 catenelle e procedo nuovamente con la maglia alta sopra la maglia alta, 2 maglie alte nella maglia successiva, una maglia alta sopra la quarta maglia alta, 2 maglie alte, una maglia alta sopra l'ultima maglia alta, 2 catenelle, maglia bassa, come abbiamo fatto all'inizio del giro. Termino il giro come ho fatto in precedenza, lavorando l'ultima maglia alta ma non chiudendola, doppio filo sull'uncinetto, vado a chiudere nella prima maglia bassa del giro, quindi lavoro 1 2, poi mi vado a chiudere tutte e tre gli anelli, quindi le maglie che mi trovo sull'uncinetto, e mi trovo all'inizio del giro sopra l'ultima maglia alta del giro sottostante. Adesso devo lavorare 3 maglie alte lavorate e poi chiuse insieme, quindi la prima maglia alta sarà le 3 catenelle, 1 2 3, lavoriamo la seconda, lavoriamo la terza, chiudiamo le maglie insieme, 2 catenelle, 1 2, filo sull'uncinetto, vado sopra la prima maglia alta del gruppo successivo e mi lavoro le 3 maglie alte lavorate e poi chiuse insieme.
aspettate, è scappato tutto. Una, due e tre. Chiudo le maglie insieme, 2 catenelle, una, 2, salto una maglia alta, vado sopra la successiva e mi lavoro 3 maglie alte lavorate e poi chiuse insieme, 2 e 3. Chiudo le maglie insieme, 2 catenelle, una, 2, salto una maglia, vado sopra la successiva e lavoro il gruppo di 3 maglie alte, una, 2, 3, chiudo le maglie insieme, 2 catenelle, 1, 2, vado, salto una maglia alta, vado sulla successiva e mi lavoro il gruppo di 3 maglie alte, 1, 2, 3, chiudo le maglie insieme, 2 catenelle, 1, 2 e vado sul gruppo successivo e lavoro nuovamente i gruppi di 3 maglie alte lavorate e poi chiuse insieme. Termino il giro lavorando, saltando la maglia alta, lavorando l'ultimo gruppo di 3 maglie alte lavorate e poi chiuse insieme, quindi una, 2, 3, chiudo le maglie insieme. Adesso cosa faccio? Filo sull'uncinetto, chiudo sopra la chiusura del primo gruppo di maglie alte che abbiamo lavorato, quindi vado qui, inserisco, estraggo il filo, lavoro 1 e 2 e mi ritrovo nuovamente al centro, come se stessimo al centro delle 2 catenelle. Quindi mi lavoro una maglia bassa che sarà la nostra prima catenella, una, 2, 3 catenelle, vado salto un arco di 2 catenelle, vado nel successivo e mi lavoro una maglia bassa, 2 catenelle, una, 2, vado nel successivo arco, mi lavoro una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, nello stesso arco mi lavoro una nuova maglia bassa, 2 catenelle, una e 2, vado nell'arco successivo e mi lavoro una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, vado sul gruppo successivo saltando un arco di 2 catenelle, quindi lavoro la maglia bassa, 2 catenelle, 1, 2, vado nell'arco successivo, mi lavoro la maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, maglia bassa, 2 catenelle, 1, 2, nell'arco successivo mi lavoro la maglia bassa e procedo così per tutto il giro. Termino il giro lavorando le ultime 2 catenelle, 1, 2, andando a chiudere sopra la prima maglia bassa del giro. E come ho ripetuto prima, solo in questo caso cammineremo a maglia bassissima sopra le prime 2 catenelle, molto lentamente la maglia bassissima, non tirate il filo e mi ritrovo al centro dell'arco di 3 catenelle e ripeto il disegno, quindi maglia bassa, una catenella, le 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado nel primo arco di 3 catenelle e mi lavoro le 5 maglie alte, una, 2, 3,
4 e 5, 3 catenelle di separazione, 1 2 3, vado nell'arco di 3 catenelle e mi lavoro la maglia bassa e procedo così per tutto il giro seguendo il disegno, ripetendo sempre dal terzo giro fino al 12° giro. Ecco come si presenta. Come potete notare, non si vede da nessuna parte la chiusura o quella antiestetico cordoncino. Vi faccio vedere anche in quest'altro campioncino. Come potete notare non si vede nulla e questo punto è carino anche sia lavorato dal basso verso l'alto sia all'incontrario, cioè iniziando dall'alto verso il basso. Questa è la lavorazione in tondo di questo schema qui. Spero di essere stata chiara. Se avete bisogno di aiuto, naturalmente mi potete scrivere nei commenti. Spero che vi piaccia. Ci vediamo al prossimo video tutorial. Grazie.